cantina per succo d'uva ma anche vino. Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua per una presentazione di un modello che già esisteva nel 19, qualcuno magari se lo ricorderà anche nei miei video, ed eccola qua anche per Farming Simulator 22. Ovviamente, come specificherò dopo, è una beta ed è solo per PC, ha molte animazioni, è interessante in sé come playable, quindi pensavo appunto di presentarlo e consigliarvelo anche per le vostre carriere. Detto questo, iniziamo a vedere il tutto com'è nel dettaglio. Ed ecco una cantina seria, una cantina posizionabile che oltre a produrre succo d'uva produce anche vino. L'avevo utilizzata ai tempi della espansione Alpin, quindi su questa mappa qua per Farming 19, nella serie Il calendario dell'avvento, in una prima versione del mio amato Trentino, quindi ho anche un bel ricordo di questa cantina appunto che va a imbottigliare le bottiglie. Ci sono un sacco di animazioni che adesso vedremo e che può, come dire, diventare un qualcosa di interessante da aggiungere alle vostre carriere. La mod è ancora in beta, ma dovrebbe uscire a breve una versione 1 fissata, e ricordo che è solo per PC. Ma dove si trova? Ovviamente sotto produzioni, eccola qua, 650.000 euro. Una volta che avete un terreno pianeggiante voi potete appunto cliccare e ovviamente ottenere la vostra cantina posizionata, e vi darà una texture di cementato, diciamo, anzi asfalto in tutto attorno. La mod contiene anche degli oggetti sotto la sezione appunto pallet che serviranno appunto per il discorso produzione. E quindi come funziona questa cantina? Ovviamente lo vediamo dalle catene di produzione. Vediamo che la famosa ricetta indica e necessita di uva, acqua e pallet. E cosa vi dà? Appunto succo d'uva e vino. Ovviamente le proporzioni abbiamo visto 500-300 e 0,4 per avere pari 1 a 1, insomma, sia 100 di succo d'uva che 100 di vino. E dove sono ovviamente i trigger, gli input e tutto quanto, andiamo a vederli. Il primo trigger qua esterno, scarico dell'uva. Arriviamo qua con i nostri carri pieni e possiamo appunto scaricare l'uva per alimentare la nostra produzione. Notare che ovviamente abbiamo già un indicatore qua esterno che vi mostra la percentuale di quanta uva c'è e ovviamente i litri in sé, valore che ovviamente deve corrispondere a questo 13.094, un primo carico di uva. Ed ecco infatti le casse qua a fianco che sono figurative, ma poi vedremo che diciamo hanno anche un non so che di scenografico. Altro trigger è quello dell'acqua, ed ecco qua che con una cisterna adibita appunto al trasporto dell'acqua andiamo a svuotarla e a riempire il serbatoio stesso della cantina. Come vedete il contatore segna, il camion sta ancora scaricando, qua leggiamo anche acqua addirittura con tanto di rubinetto eccetera. Manca un discorso di collegamento, è un trasferimento un po' wireless, ma ovviamente ci sta, ci mancherebbe. 32.000 litri 100%, che corrisponde ovviamente ai materiali in arrivo, quindi gli input. Siamo a 2/3, attenzione. Terzo ed ultimo punto da fare è acquistare i pallet, come vi ho mostrato prima, e in questo caso li ho fatti spawnare qui, ma ovviamente arriverebbero al negozio. Piccola chicca, piccolo inciso: è un peccato che si debbano comprare uno alla volta, sarebbe meglio poter comprarne tipo non so 10 al colpo impilati eccetera, però vabbè, si alzano senza super forza, quindi non serve attivarla insomma. E qua è la catasta, vedete ne ho già portato uno, magari abbasso un po' la velocità del player, ne porto un altro e lui accatasta praticamente, quindi quando li vedete qua all'esterno sapete più o meno se ce ne sono o non ce ne sono. Di conseguenza siamo arrivati a un valore di pallet pari a 2. Sinceramente qua bisogna un attimino ovviamente buttarne dentro. È vero che ne consuma poco nella ricetta, però è meglio insomma ovviamente insistere un attimo. E con una catasta del genere siamo circa 10. Vediamo se la produzione a questo punto finalmente si avvia.
Ma prima di fare tutto ciò vi mostro anche alcune animazioni. Ovviamente ci sono i portoni scorrevoli tipo portoni Horman già inseriti, funzionanti, e c'è anche un discorso luci, quindi vedete che ho acceso qua con un semplice ed ovvio click le luci al neon. Ci sono vari suoni che aumenteranno dopo, vedrete qua le porte vi ho già mostrato prima che ci sono, hanno anche le loro animazioni. E poi qua è il clou di tutto, perché metto un attimo gli ad per mostrarvi che col tasto del mouse arrivate direttamente alle catene di produzione, alla cantina, e vedete tutti i vostri valori eccetera senza fare menu esc eccetera. Ma c'è anche un tasto diciamo più importante, che è il tasto R, che significa di accendere il tutto, e qua ecco che parte la magia, vedete praticamente tutte le animazioni ed è veramente una cosa molto molto particolare, molto molto interessante. Forse i volumi sono alti, ma vediamo di capirci. Intanto esco anche un attimo che vado a controllare e mostrarvi cosa va a fare qua l'addetto alla cantina con il transpallet elettrificato, diciamo. Ecco che le casse che vi dicevo prima piene di uva lui va a trasportarle all'interno, e probabilmente molti di voi si ricorderanno appunto il film video che avevo fatto per introduzione alla famosa serie che ho citato prima, de Benvenuti in Trentino, come calendario dell'avvento, ed erano mostrate queste animazioni perché sono molto particolari. Ok, l'uomo insomma si muove non proprio benissimo, però capite che sono comunque animazioni abbastanza complicate da fare, e comunque è veramente una discreta novità, un bel vedere, diciamo. Ecco, assieme all'omino c'è anche la ragazza che, se non erro, doveva selezionare e buttare via eventuali insomma fa la parte di scarto di produzione, ecco, mentre l'uva altri chicchi diciamo finiscono nell'ultima cassa. Comunque questo è tutto figurativo, come ad esempio anche la parte di imbottigliamento eccetera, e quindi vediamo che alle catene di produzione nel menu abbiamo già inizialmente succo d'uva 7 litri, vino 7 litri. Teoricamente, se non sbaglio e se non erro, ma credo di essere convinto, adesso butterò avanti un po' il tempo e vi mostrerò, l'area di scarico, quindi l'area dove troveremo i nostri prodotti, è questa qua davanti. Quindi breve taglietto e controlliamo se tutto funziona a dovere. Ed eccoci qua, sono le 10 di sera, infatti si nota, e abbiamo le prime casse, i primi pallet sia di vino che di succo d'uva. La conferma ve la do da questo menu, che vediamo che appunto siamo arrivati a 65 litri di succo d'uva e a 65 di vino, consumando, sinceramente non ricordo i valori di prima, però non sembra di aver consumato molto, ma ovviamente fa sempre fede la ricetta che abbiamo qua per tutta la produzione. Ho fermato la linea produttiva, come vedete anche questo menu qua dove escono le bottiglie, diciamo dove vengono appunto imbottigliate e riempite, vi mostra i litri che ci sono insomma di vino e di succo d'uva. Quando voi interrompete la produzione e va avanti il tempo, ovviamente qua si ferma tutto, quindi ricordatevi insomma di lasciare acceso, altrimenti insomma come dire, resterete a bocca asciutta. E cari ragazzi, che dire, io direi che siamo giunti alla fine della presentazione. Una mod molto particolare che sinceramente ve la consiglio, anche un po' per variare un attimo e per avere insomma una produzione che produca realmente anche del vino. Quindi cari miei ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente vi ricordo, iscrivetevi al canale se volete restare aggiornati su tutte queste novità, tante novità che riesco a portare anche grazie soprattutto, anzi, a chi si abbona e chi supporta il canale. 32 vantaggi in un unico abbonamento, quindi andate a leggere la scheda abbonamenti e cercate quello che fa il caso vostro. Intanto, alla vostra salute
A presto e ovviamente fai bravi. Ciao a tutti ragazzi!